Benvenuti sul canale Video Ricetta. Oggi preparo una squisita torta alle noci e caffè. L'elenco completo degli ingredienti lo troverete nella descrizione sotto il video. Preparo la teglia di 26 cm di diametro. Ricopro il fondo ed i bordi con della carta a forno. Ed ecco, la nostra teglia è pronta. Per questa ricetta ci serve la farina di nocciole. Possiamo utilizzare quella già pronta o la possiamo preparare da soli. In un trittatutto macino le noci riducendole in una granella fina. La granella ottenuta la passo nel macinacaffè per ottenere una farina di nocciole. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Nel caffè solubile verso l'acqua bollente, mescolo e lascio raffreddare. Il burro tagliato a cubetti lo metto in un pentolino e lo faccio sciogliere a fuoco medio. Quando cominci a bollire, mescolo in continuazione finché ottengo un colore ambrato. Passo al setaccio il burro ottenuto e lo lascio raffreddare un po'. Nella farina di nocciole setaccio lo zucchero a velo. Aggiungo lo zucchero grezzo di canna, un pizzico di sale, la vanillina e il bicarbonato. Mescolo un po' per amalgamare bene il tutto. Schiaccio con il cucchiaio i grumetti di farina di nocciole. Nella ciotolina con i tuorli aggiungo 45 g di albume fresco. Sbatto un po' e verso il tutto nel composto di farina di nocciole. Aggiungo il caffè solubile e comincio a mescolare. Cerco sempre di frantumare bene i grumetti di farina di nocciole con il cucchiaio. Quando il composto è ben amalgamato, inizio ad aggiungere un po' alla volta il burro tostato e raffreddato. In una ciotola comincio a montare gli albumi.
Quando hanno raddoppiato il volume, aggiungo un po' alla volta lo zucchero grezzo di canna. Continuo a montare finché ottengo una neve quasi ferma. In un'altra ciotolina setaccio insieme la farina e il lievito per i dolci. Mescolo per amalgamare bene questi due ingredienti. Come vedete abbiamo gli albumi montati a neve, il composto di farina di nocciole, burro e zucchero e la farina con il lievito. Adesso non ci rimane che incorporare questi tre composti ottenuti. Aggiungo un po' di albumi nel composto di farina di nocciole per diluire un po' la consistenza. Mescolo a mano con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare gli albumi. Alternando, incorporo la farina e gli albumi rimasti. Ho ottenuto un composto soffice, lucido e omogeneo. Verso l'impasto nella teglia preparata in precedenza. Passo con un bastoncino per eliminare le bolle d'aria. Metto nel forno preriscaldato a 170 gradi per circa 35-40 minuti. Prepariamo una sfoglia che ci servirà per decorare la torta. Passo le nocciole in un tritatutto per ottenere un composto granuloso. Aggiungo la farina e mescolo un po'. Aggiungo lo zucchero di canna. Il burro freddo a cubetti lo incorporo negli ingredienti secchi. Aggiungo un pizzico di sale e la vanillina. Cerco di compattare con le mani l'impasto ottenuto, dandogli la forma di un cilindro. Ho preparato due pezzi di carta forno della grandezza della teglia, 28 x 30 cm. Posiziono l'impasto tra due fogli e lo stendo con il mattarello per darle lo spessore di circa 3 mm. Tolgo il pezzo di carta forno sopra, appoggio la sfoglia sulla teglia e metto nel forno preriscaldato a 130-140 gradi per circa 35 minuti.
Trascorso il tempo necessario, estraggo la base della torta dal forno. Faccio la prova dello stecchino per convincermi che la torta è pronta. La lascio 10 minuti a raffreddare nella teglia, poi la trasferisco su una gratella fino al raffreddamento completo. Estraggo dal forno anche la sfoglia per il decoro e la lascio raffreddare nella teglia. Questi sono gli ingredienti per la crema al caffè. Metto il latte a scaldare in un pentolino. In una ciotola metto i tuorli e lo zucchero e mescolo un po'. Incorporo con la frusta l'amido di mais. Metto lo zucchero vanigliato. Nel latte bollente metto il caffè solubile per farlo sciogliere. Verso a filo il latte caldo nel composto di tuorli e mescolo bene per far sciogliere lo zucchero. A questo punto verso il composto di tuorli nel latte e rimetto sul fuoco. Tenendo il fuoco basso, mescolo in continuazione finché il composto si addensa. Quando noto che il composto è lucido e denso, lo trasferisco nella ciotolina con del burro freddo. Mescolo bene per far sciogliere il burro e per raffreddare di qualche grado la nostra crema. Copro con la pellicola trasparente a contatto e la lascio raffreddare. In una ciotolina metto la gelatina a idratare nell'acqua fredda. Inizio a preparare la meringa all'italiana. In un pentolino metto l'acqua fredda e lo zucchero. Porto il tutto all'ebollizione. Quando il composto arriva a temperatura di circa 110 gradi, inizio a montare gli albumi. Ogni tanto passo lungo i bordi con un pennello immerso nell'acqua fredda per non far cristallizzare lo zucchero sulle pareti del pentolino. Aspetto che lo zucchero arrivi alla temperatura di circa 120 gradi e a questo punto inizio a versare a filo lo sciroppo di zucchero nella ciotola con gli albumi montati senza toccare i bordi della ciotola e senza toccare le fruste perché altrimenti comincerà a schizzare e cristallizzare lo zucchero.
Continuo a montare e aggiungo la gelatina strizzata bene. Con il calore dello sciroppo di zucchero la gelatina si scioglierà e raffredderà più in fretta la meringa. Abbiamo pronta la meringa all'italiana con la gelatina, la crema pasticcera ed il mascarpone. Ammorbidisco un po' con il frullatore la crema pasticcera. Aggiungo in 2-3 prese il mascarpone. Incorporo metà della meringa con la frusta elettrica e l'altra metà con la frusta a mano. In una ciotolina monto la panna a neve ferma. Aggiungo la panna montata alla crema preparata in precedenza. La nostra crema è pronta, possiamo assemblare la torta. Divido la base a metà. Su un piatto da portata metto un po' di crema e appoggio il primo strato. Metto intorno il cerchio apribile e fodero le pareti con le strisce d'acetato. Verso metà della crema e la stendo bene. Appoggio il secondo strato e verso la restante crema. Livello bene la superficie. Copro con una pellicola trasparente e metto la torta in frigorifero per 5-6 ore a raffreddare bene. Trascorso il tempo necessario, estraggo la torta dal frigorifero, tolgo la pellicola, il cerchio apribile e le strisce d'acetato. Raddrizzo un po' i bordi della torta con una palettina immersa in acqua bollente e asciugata con della carta assorbente. Per decorare la torta ho utilizzato il disco di pasta friabile alla nocciola.
Ho frantumato il disco in piccoli pezzetti e li ho distribuiti su tutta la superficie della torta. È una deliziosa, spettacolare torta con un gusto intenso di caffè e nocciola che emoziona, entusiasma con il suo profumo e con la sua bontà. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.